Ciao amici, ed eccoci qua, finalmente siamo tornati. Ci mancava tantissimo, non ci mancava il freddo italiano, però casetta mancava sempre. E sono strafelice di essere tornata, mi mancavano la mia famiglia, i miei amici, il cibo italiano. Il cibo italiano forse era la cosa che mi mancava più di tutti, non potete capire, io là vado avanti con il take out oppure gli avocadi, però insomma nulla batte le lasagne della mamma, siamo sinceri insomma. Il viaggio per tornare è stata un'epopea, come al solito, ci vuole tantissimo tempo, ci vogliono tipo 15 ore di volo rigorosamente in economy e tutte le volte il volo ritardato, quindi diventano tipo 2 giorni in aeroporto. Al mio ritorno mi aspettavano un pochino di novità, tra cui il fatto che sono stata sostituita da un cane. Io ho sempre chiesto alla mia famiglia di prendere un secondo cane, io ho già un cane piccolino, si chiama Lily, è bellissima, grassissima, una palla di pelo e amore, e ho sempre voluto un cane che le facesse compagnia. I miei genitori mi hanno sempre detto no, non abbiamo tempo, non abbiamo spazio, non è il momento. Tipo neanche una settimana dopo che sono partita, mia mamma mi ha inviato una foto con questo cane gigante dicendo guarda che cosa abbiamo preso. Quindi al momento tutto quello di cui parlano è questo cane, Thor, e tutte le attenzioni sono rivolte a lui. Poi il fatto che io sia tornata, sì insomma bello, ma in secondo piano, prima c'è il cane. Cane a parte, che è bellissimo, non vedevo l'ora di stare un po' con la mia famiglia e i miei amici italiani e di aggiornarli su tutto quello che è successo. Spero di essere in grado di riuscire ancora a sostenere i ritmi italiani e soprattutto le mangiate italiane, perché fra poco mi attende il pranzo di Natale e non so se sarò all'altezza, però vi terrò aggiornati anche su questo. Io non sono una che nulla, assolutamente. Tornare in Italia adesso, dopo tutti questi mesi dove ho iniziato ad ambientarmi, dove ho iniziato a sentire Los Angeles un po' come la mia seconda casa, mi fa un po' effetto. Non so cosa aspettarmi, non so se tutto è rimasto uguale o se qualcosa è cambiato. Beh, di sicuro qualcosa è cambiato, c'è un cane in più, però a parte quello. E devo dire che un po' di cose me le sono domandate, me le sto domandando tuttora, anche perché adesso che sto iniziando ad ambientarmi a Los Angeles inizio davvero a sentirmi a mio agio, inizio davvero a sentirmi come se fosse effettivamente casa mia. Per esempio, prima di partire io sono stata l'ultima tra le mie coinquiline a lasciare il mio appartamento e c'è stata proprio questa serata in cui ero lì a girare per casa da sola e mi sentivo proprio in pace con me stessa. Ero lì che ragionavo e dicevo che bello, insomma, mi piace essere qua. È una bella sensazione comunque ricordare che dopo questo enorme salto nel vuoto mi ci sto trovando bene, inizia a essermi familiare, so dove mi trovo, so dove andare, inizio ad avere i miei posti preferiti e tornare in Italia da un momento all'altro ed essere ricatapultati nella realtà che vivevo tutti i giorni ma che non vivo più da un paio di mesi fa un pochino effetto. E mi fa ragionare anche sul fatto che insomma di casa ce n'è sempre una, però più posti possono diventare casa volendo. No, sono stracontenta di essere a casa anche per il fatto che dopo questo primo semestre veramente impegnativo un po' di rilassamento sul divano e un po' di poltrire me lo meritavo e diciamo piace a tutti. Però il fatto è che io dopo 3 giorni che non faccio niente mi annoio e devo assolutamente trovare qualcosa da fare, che è anche uno dei motivi per cui alla fine stare a Los Angeles mi piace così tanto e lo trovo così gratificante, perché tutto va sempre a 1000, il ritmo è velocissimo e a volte ti sembra quasi di non avere tempo per respirare o mangiare o fare niente, però di fondo è la cosa che mi piace più di tutte. Ci sono sempre tantissime altre persone che come me cercano di connettersi e di lavorare insieme ed è una delle sensazioni più belle del mondo, quindi sì poltrire ma non troppo. Adesso sono arrivata da qualche giorno, mi sto ancora ambientando, anche il fuso orario americano ce l'ho ancora, quindi continuo a svegliarmi alle 5 del mattino tutti i giorni, che non è la cosa migliore del mondo, però diciamo starò qua per un paio di settimane e ripartirò poi dopo Capodanno e dopo le mie 15 ore di volo ritornerò finalmente a Los Angeles e questa volta inizieremo tutta una serie di corsi nuovi con una classe nuova, cambieremo tutti gli insegnanti, cambieremo tutti i compagni, quindi diciamo che questo 2019 si prospetta pieno di novità che spero siano positive e anche noi con Lara Land siamo semplicemente a metà del nostro percorso, quindi state sintonizzati perché io non vi lascerò stare, quindi temetemi. If I were
rich man with a million or two. I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, No way. it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing. Okay.